Se ben vi ricordate, quando ho fatto i miei video di formattazione del PC, il ripristino del computer, insomma allo stato di fabbrica e della formattazione vera e propria, che l'ho diviso in 3 video per non essere, tanto lungo, insomma, un po' noioso, un po' difficile, in un video, soprattutto credo che sia nell'ultimo video, ho concluso il video dicendo che esiste un altro metodo di formattazione che forse addirittura qualche tecnico nemmeno conosce. È un metodo che si utilizza veramente, veramente rarissime volte, proprio quando non si riesce in nessun modo a formattare la propria macchina. Con tutti i video che io ho fatto, ovviamente voi non riuscite a formattare, la macchina. Ovviamente più che voi non riuscite, nemmeno addirittura un tecnico hardware riesce a formattare quella macchina. Perché? Perché il BIOS è talmente protetto che non si riesce a far partire il sistema operativo né da USB né da dischetto. In sostanza nemmeno il tecnico, perché magari il fatto che voi non riusciate a fare partire il dischetto o la USB da BIOS ci può stare, perché magari non siete del mestiere, quindi può essere che sbagliate qualche passaggio, ma un tecnico hardware, ovviamente degno del suo nome, sa quali sono tutti i passaggi più impensabili ed immaginabili per far partire un disco o un USB dal BIOS. Se c'è qualche cosa proprio che non va invece nel BIOS, che non fa più aggiornamenti, non riesce più, in sostanza non si riesce a formattare il computer, o che sia il notebook o che sia il fisso, non dobbiamo perderci d'animo, non dovete perdervi d'animo. Perché? Perché esiste un ulteriore metodo di formattazione che è veramente quella che si utilizza rarissime volte, abbiamo detto, ed è una formattazione alla fine un po' strana, che si deve fare andando al dunque. Praticamente, se in quella macchina, che sia fissa, abbiamo detto che sia notebook, non si riesce a fare una formattazione, abbiamo detto che il sistema operativo va inserito all'interno dell'hard disk. L'unica cosa che si può fare, che non vi dirà sicuramente nessuno, è quella proprio di andare a smontare il nostro computer, quindi che sia notebook o che sia PC fisso, e andare a togliere questo hard disk, SSD, M2, quello che sia. Quindi la nostra memoria, dove noi proprio andiamo a salvare il nostro sistema operativo, perché è in quella macchina che non riusciamo a formattare, ma non è detto che quell'hard disk in un'altra macchina non si riesca a formattare. Quindi seguitemi bene, perché non dovete comunque cadere in errore e fare la classica frittata. Perché? Perché abbiamo già visto che formattare il computer significa comunque andare a liberare, pulire tutto l'hard disk dalla precedente roba, quindi dal precedente sistema operativo, da tutti quei dati che c'erano all'interno. Però, diciamo, vi ho fatto vedere proprio nei video che ci sono degli step da andare a seguire. Quindi prima si fa questa pulizia, pulitura, cancellazione di tutti questi file, dopodiché dobbiamo andare a settare il nostro Windows in maniera perfetta per una corretta privacy, però dopodiché dobbiamo andare a installare i driver. I driver nell'hard disk come vengono installati? Vengono installati in base ai nostri hardware che abbiamo all'interno, quindi in base alla nostra scheda madre, in base alla nostra scheda video, quindi in base a quel computer. Questo procedimento che vi dico io è un procedimento un pochettino, può essere complesso, però dobbiamo stare attenti, perché non possiamo andare a mettere i driver smontando l'hard disk e montando in un altro computer che invece è magari sprotetto, senza protezione. Riusciamo a lavorarci meglio e a fare quindi la formattazione sulla macchina per andare a inserire i driver di questa macchina nella macchina che non riusciamo a formattare. Capisco che può risultare il discorso un po' complicato. Quindi in sostanza cosa dobbiamo fare? Ci dobbiamo fermare un peletto prima. Noi dobbiamo fare parte del lavoro in un'altra macchina, quindi avete capito bene, smontiamo l'hard disk, l'SSD, quello che sia dalla macchina che non riusciamo a formattare, la mettiamo in un'altra macchina. Quindi se utilizzate un notebook, mettiamolo in un notebook; se utilizziamo un PC fisso, utilizziamo il PC fisso, anzi per i notebook possiamo montarlo, fare il lavoro anche su un PC stesso. Quindi montiamolo su un altro computer che invece riusciamo a formattare tranquillamente. Facciamo tutta la prima parte, quindi dovete seguire tutti i video che vi ho detto io, tranne la parte praticamente di inizializzazione di Windows, quindi ovviamente con installazione di driver e anche di settaggio. Quella non deve essere fatta, perché se no noi andremo a installare tutti i driver di questa macchina, che a noi non interessa, perché saranno ovviamente diversi dai driver della macchina che non riusciamo a formattare. Quindi praticamente noi in questo punto preciso, poi mi metto già una foto, non dobbiamo, mi sembrerà strano, ovviamente abbiamo detto che sono casi rarissimi, mi sembrerà strano, ma dobbiamo spegnere, arrivato a quel punto, il nostro computer. Una volta che spegniamo il computer e sappiamo già che il sistema operativo è andato a buon fine, che è
inserito, dobbiamo smontare nuovamente l'hard disk, inserirlo nella macchina che non riuscivamo a formattare e magicamente ripartirà da lì l'installazione, soltanto la finalizzazione del nostro sistema operativo. Quindi in quel caso poi si setterà il Windows in maniera regolare, perché riusciremo di nuovo a fare ripartire il nostro sistema operativo continuiamo con la procedura di installazione, settaggio di Windows e installazione dei driver con la macchina invece esatta. Quindi, per intenderci, quando non riuscite completamente, siete sicuri che avete tentato il tutto, e se dico il tutto più del 100%, che matematicamente è un errore, è l'impossibile, quindi quando avete tentato l'impossibile, montate quell'hard disk, montatelo in una macchina dove invece riuscite a formattare, fermatevi precisamente in questo punto, spegnete, rismontate, reinserite l'hard disk, riportatelo nella macchina che dovete formattare, che non riuscite a formattare, e vedete benissimo che invece potete continuare ad andare avanti con la vostra installazione. Molti tecnici sicuramente non sanno questa procedura, perché è una procedura proprio l'ultima che si possa avere, insomma, pensabile in quella che può essere come idea di formattazione. Detto ciò, ve l'ho detta e potete, insomma, quando avete soltanto questo tipo di problema, effettuare questo tipo di formattazione. Ciao a tutti.